Salve a tutti. Tra i vari commenti ho notato qualche dubbio sui metodi di utilizzo della legge d'attrazione. Come dico spesso nei miei video, la legge di attrazione è sempre attiva 24 ore al giorno e la vita che avete intorno è il frutto delle vostre attrazioni inconsapevoli, regolate da vari automatismi del subconscio. Purtroppo questa è una cosa brutta da dire, ma la mia esperienza mi ha portato proprio a questa conclusione. Per farvi il peggiore degli esempi, vi dico che anni fa conobbi una signora divorziata dal proprio marito. Lui la picchiava e dopo anni e anni di lotte lei era riuscita ad allontanarlo. La figlia della signora, mia ex compagna di studi, riusciva a trovare solo ragazzi che a loro volta erano violenti con lei. Nella vita uno stronzo o due si trovano sempre, ma lei sembrava li attraesse tutti. Questo è solo un esempio estremo di come il subconscio possa fare danni. La nostra mente non capisce cosa è giusto o sbagliato. Tutto ciò che gli viene inserito all'interno è un ordine da eseguire. Vi è mai capitato di parlare con qualcuno e avere un nome sulla punta della lingua? Qualche giorno dopo, in momenti casuali del giorno o della notte, la mente vi riporterà quel nome in testa, senza motivo. Questo esempio solo per farvi capire che la mente subconscia continua a lavorare in maniera automatica anche quando non è più richiesto. Con questo video vi descriverò quali sono i miei metodi per attrarre le situazioni o le cose. Mi soffermerò solo su come chiedo all'universo. Le altre fasi dell'attrazione sono e saranno trattate in altri video. Le uniche regole che utilizzo sono quelle di non mettere mai le negazioni e utilizzare solo il presente. Per il resto io mi affido all'istinto. Pratico la legge d'attrazione da diversi anni e posso dirvi che attrarrete solo quello che per voi è potenzialmente possibile. Se siete inesperti, la vostra mente subconscia avrà molto più potere rispetto alla mente conscia, quindi la dovrete addestrare passo passo senza fretta. Sarà inutile chiedere una Porsche se guidate una Panda scassata. Dovrete chiedere solo quello che reputate possibile ottenere. Dopo piccole attrazioni, il subconscio inizierà ad aprirsi a questa nuova realtà e farà meno resistenza. A quel punto allargate il giro e chiedete qualcosina di più interessante. Quando l'avrete ottenuto, la mente sarà ancora più aperta, quindi continuate. Di seguito i 3 metodi che utilizzo più frequentemente. Metodo 1. Mantra mentale o parlato. Solitamente, quando ho necessità che si avveri qualcosa abbastanza alla svelta, mi ripeto mentalmente o a voce quello che voglio ottenere. Per esempio, se voglio ricevere una determinata chiamata di lavoro, ripeterò: Mario mi chiama, Mario mi chiama, Mario mi chiama, e così via. Se posso, cerco anche di immaginarmi mentre ci parlo al telefono e gli eventuali sentimenti che dovrei provare per quella chiamata. Metodo 2. Appunti scritti a mano. Fin dai tempi di scuola ero abituato ad appuntarmi sui post-it le varie informazioni importanti da ricordare. Molti di questi post erano appiccicati sullo schermo del PC. Questo metodo personalmente lo utilizzo per le attrazioni che richiederanno un certo impegno da parte mia. Prendo un post-it e scrivo quello che voglio ottenere. Lo appiccico in qualche angolo della casa e lascio andare il pensiero. Inizialmente leggerai il messaggio di proposito. Piano piano non ci farai più caso, ma l'informazione scritta verrà attivata e riletta dalla mente subconscia come fosse un messaggio subliminale. Devo dire che questo metodo funziona molto bene. Metodo 3. Meditazione e visualizzazione. Da anni ho iniziato costantemente a dedicare parte del mio tempo alla meditazione. Con la giusta pratica sono diventato abbastanza bravino anche nell'arte della visualizzazione. Quando cerco precisione per le mie attrazioni, mi rivolgo a questa arte. Mi visualizzo già come se avessi ottenuto la cosa o l'avvenimento richiesto. Di giorno in giorno aggiungo sempre più dettaglio alla mia visualizzazione, fino a quasi confondere la realtà con la fantasia. Il desiderio si avvera con una precisione estrema. Bene, questi sono più o meno i metodi che utilizzo io per le varie attrazioni. Le preferenze sulla terminologia da usare le lascio ai vari dottori che sono sul web. Ogni persona, secondo me, deve chiedere come si sente istintivamente di farlo. Mi era stato insegnato a chiedere esclusivamente con io voglio, ma devo dire che questa parola non mi è mai piaciuta più di tanto. Io voglio, io desidero, io ottengo, io ho. Sono parole che ogni persona interpreta in maniera diversa, quindi scegliete quella che più vi piace.
Funzionano tutte, basta che siano in linea con il vostro pensiero. Ricordatevi sempre di parlare al presente, immaginatevi al presente, pensate al presente, altrimenti darete al subconscio un'informazione generica sul futuro e il domani si trasformerà automaticamente in mai. Io voglio una bella macchina nuova. Io sono in piena salute, eccetera, eccetera. Non utilizzate mai negazioni di nessun genere. Io sono in salute. Non dite mai io non voglio stare male. La mente non percepisce le negazioni, quindi elaborate solo pensieri al positivo. Ricordate che se chiedete di diventare astrofisici, l'universo vi aiuterà nel vostro percorso, ma sicuramente ci saranno studi e scelte da fare, non basterà una meditazione di 21 giorni. Per quanto riguarda il fatto di lasciare andare il pensiero una volta fatta la richiesta, oppure cercare di concentrarsi più a lungo possibile fino a che il desiderio non sarà realizzato, su questo avrei una mia teoria. La richiesta viene sempre accolta dall'universo. In ogni caso la differenza viene fatta dal nostro pilota automatico del subconscio. Secondo me è come lanciare una palla in un canestro. Se viene lanciata con sicurezza, la palla raggiungerà la destinazione senza problemi. Se invece non siamo troppo sicuri, servirà un pochino di allenamento in più. Si deve imparare a tirare sempre da vicini al canestro e piano piano ci possiamo allontanare guadagnando sempre più sicurezza. Inizialmente, se avevo scritto la richiesta su un foglio, giornalmente mi rileggevo quel foglio. Se visualizzavo, ogni giorno visualizzavo la situazione e così via. Dopo anni di tiri al canestro ho acquistato abbastanza sicurezza e devo dire che se chiedo qualcosa, tiro la palla e mi posso anche girare. Sono sicuro che farò canestro. Spero con questo video di avervi tolto qualche dubbio. Rimango sempre dell'opinione che piccole attrazioni sono sempre alla portata di tutti, ma quando si sceglie di cambiare la propria vita, il nostro pensiero deve unirsi all'impegno e alla costanza delle azioni, e solo così potremo vivere appieno la nostra esistenza. A presto!